Buonasera, un saluto a tutte le persone in ascolto. Stiamo trasmettendo, diciamo, a reti unificate sui canali del Mensa Italia, Twitch, YouTube e Facebook. Io qui vedo il numero complessivo e vedo che c'è già una bella platea, cosa che mi fa veramente molto piacere. Quindi benvenuti a questo appuntamento speciale in realtà del venerdì. Di solito il Mensa Talk si tiene il mercoledì e mercoledì scorso ci siamo salutati con Butak, la videoconferenza dedicata al problema dell'information disorder. Ringrazio ancora Butak per la disponibilità perché è stato un incontro interessantissimo. Ma veniamo invece al tema di questa sera, dove parleremo di neurodiversità. Per la precisione, ce ne parlerà un'associazione, Neuropeculiar. Diamo subito il benvenuto quindi ai nostri relatori. Partiamo da Alice Sodi, Fabrizio Acanfora e Roberto Mastropasqua. Come state? Bene, grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao. Grazie per la disponibilità. Allora, vi spiego come strutturerei questo incontro. Allora, adesso ci saranno una serie di vostri interventi dedicati al tema, dopodiché ci prendiamo uno spazio per le domande. Dico al pubblico che terrei alla fine per tenere gli interventi, diciamo, unitari. Correggetemi se sbaglio, ma questa sera parlerete di neurodiversità, ma non tanto in termini tecnici, diagnostici, quanto in relazione alla società. È questo giusto il tema dell'incontro di questa sera. Allora, io passerei la parola ad Alice per una presentazione della vostra associazione. Sì, grazie Manuel. Dunque, Neuropeculiar è un'associazione di promozione sociale che nasce un paio di anni fa e diciamo che nasce un po' senza sapere bene all'inizio cosa avrebbe fatto, cioè non avevamo capito bene all'inizio quale sarebbe stata la strada di Neuropeculiar, ma nasce perché quello che era chiaro è che mancava qualcosa, dovevamo ancora capire bene cosa fosse. Nel giro di un anno diciamo che effettivamente grazie a una serie di contatti, a una rete che si è creata tramite i social principalmente, quindi veicolata ovviamente dai social, è stato possibile iniziare a capire che quello che mancava, che avvertivamo, soprattutto essendo persone che appunto a quel tempo avevano, anzi poco prima, un po' di tempo prima, avevano ricevuto una diagnosi di autismo in questo caso, e rivolgendosi alle associazioni già esistenti, appunto non si incontrava questo qualcosa che mancava. Abbiamo iniziato a capire cosa fosse e ci siamo resi conto che mancava alla narrazione generale dell'autismo quello che è appunto la prospettiva sociale, banalmente. Quindi l'autismo era trattato da tutte, associazioni comprese che riguardavano l'autismo, come un fenomeno clinico, banalmente. E continua tuttora ad essere per lo più trattato come un fenomeno medico, come un fenomeno clinico, e anche alla società viene presentato come tale. Questo crea ovviamente tutta una serie di problematiche per le persone, diciamo, direttamente coinvolte, perché non si può vivere nella società solamente come una categoria diagnostica, banalmente, no? Quindi le persone in qualche maniera hanno bisogno anche di una rappresentazione che vada al di là del paradigma medico, diciamo, ma che diciamo di essere collocate nella società anche appunto prendendo in considerazione gli aspetti sociali, mentre per quanto riguarda l'autismo anche la narrazione di destinazione sociale era sempre narrazione comunque medica. Quindi nel giro di un po' di tempo abbiamo definito gli obiettivi dell'associazione, che ad oggi sono quelli di occuparsi sicuramente di linguaggio, perché ovviamente nella società appunto si porta un argomento e si declina, si definisce un argomento nei suoi significati,
anche nei significati appunto che evoca nelle persone, diciamo, che incontrano quella narrazione attraverso il linguaggio. Ci occupiamo di simboli, sempre per lo stesso motivo, ci occupiamo di autorappresentanza, perché chiaramente questa è una prospettiva che forse doveva necessariamente venire dai diretti interessati, perché banalmente è una prospettiva, cioè è una problematica che ti poni se sei tu a dover vestire quel vestito appunto che viene un po' imposto, no? Che è quello poi attraverso il quale la società ti vede, ti interpreta e definisce chi sei. Parliamo ovviamente quindi anche di autodeterminazione, perché la mancanza di autorappresentanza, poi ne parleremo appunto in modo più approfondito, significa poi anche una caduta nella possibilità di autodeterminarsi delle persone, perché laddove tu non puoi rappresentare te stesso, in qualche maniera vieni anche poco riconosciuto come essere umano, diciamo, con tutti i suoi diritti, quindi anche l'autodeterminazione diventa qualcosa da, come dire, da ottenere in qualche maniera, e autoaffermazione, appunto, quindi nella società. Quindi Neuropeculiar si occupa di questo. Siamo anche membri di EUCAP, che è il Consiglio Europeo delle Persone Autistiche, che è un'organizzazione ombrello che ha sede, se non sbaglio, in Finlandia. La presidente quantomeno è finlandese, che appunto si occupa di diciamo di mettere in contatto, di mettere in relazione, di rappresentare diverse associazioni a guida autistica dei vari paesi europei, in modo, diciamo, un po' anche proprio per, come dire, creare un'occasione di confronto tra realtà diverse, per capire come vengono affrontate anche queste problematiche nei vari paesi, anche in relazione ovviamente alla cultura, a livello di, come dire, a seconda di a che punto sta il discorso, e anche perché ovviamente ragionando tutti insieme ed essendo tutti insieme magari si riesce anche ad avere un peso politico in qualche maniera per quanto riguarda appunto anche determinate scelte un po', no? Ti ringrazio Alice, ti ringrazio moltissimo. Adesso se non sbaglio passiamo la parola a Roberto, corretto? Corretto. E quindi andiamo ad approfondire che cosa è la neurodiversità. Intanto non è possibile fare un discorso medico sulla neurodiversità, perché la neurodiversità non è appunto un concetto medico. Neurodiversità è un concetto che è stato creato da Judy Singer nel 1998. Judy Singer è una dottoressa in scienze sociali, autistica, con un figlio autistico, e ha coniato questo termine proprio per dare uno strumento al nascente movimento delle neurominoranze, in particolare a quell'epoca del movimento prevalentemente formato da persone autistiche, appunto per dare uno strumento per portare avanti le istanze da un punto di vista sociale. È stato reso celebre da un giornalista che ha avuto uno scambio con Judy Singer e ha pubblicato, a Harvey Bloom, che ha pubblicato un articolo il 30 settembre 1998 su The Atlantic, un giornale inglese. Neurodiversità è l'equivalente neurologico di biodiversità, cioè rappresenta tutte le possibili varianti dello sviluppo neurologico umano, mettendo l'accento però sul concetto appunto di variabilità, quindi depatologizzando quello che è differente dalla norma, dove per norma ci si dimentica troppo spesso che quando si parla di norma si parla di un dato puramente statistico, no?
E quindi, così come in biodiversità nessuno verrebbe in mente di pensare che ci sono degli alberi normali e altri patologici, cioè un esempio che mi piace fare è che un abete, nessuno pensa che un abete è un pino sbagliato. Alla stessa maniera, tutti gli sviluppi neurologici hanno pari dignità, quindi lo svincola dalla patologizzazione, dal concetto di norma. Nel tempo, purtroppo, il termine è stato un po' mal interpretato e quindi è stata associata al termine neurodiversità quelle che sono in effetti le neurodivergenze, cioè gli sviluppi meno tipici rispetto allo sviluppo tipico o neurotipico, come viene identificato. Quindi autismo, Tourette, ADHD, dislessia, discalculia, eccetera. Queste sono quelle che sono considerate neurodivergenze. E per molto tempo, anche da parte di persone autistiche o comunque neurodivergenti, neurodiversità è stata associata alle neurodivergenze. E più volte Judy Singer si è trovata a ribadire che invece neurodiversità include tutti, pure le persone a sviluppo tipico. E questa è una cosa importante sulla quale anche noi come associazione ritorniamo molto spesso, perché è uno strumento molto potente per portare avanti quello che è il modello sociale, anche in relazione alle disabilità. Dire che una differenza non è patologica è dire che quella persona comunque si colloca al pari degli altri e soprattutto che laddove ci sono delle difficoltà, queste difficoltà sono date da una società che non è strutturata per accoglierle. No? Quindi il concetto di essere disabilitati piuttosto che essere disabili. No? Nel modello medico la disabilità è insita nella persona ed è determinata dal suo funzionamento differente, mentre per il modello sociale la persona che ha un funzionamento differente di qualsiasi tipo non è disabile ma è disabilitata, perché non gli vengono dati gli strumenti o gli adeguamenti per far sì che abbia la stessa opportunità di emanciparsi che hanno tutti gli altri. No? Quindi nel momento in cui ci troviamo davanti a una società che è normocentrica, nel senso che è costruita attorno alla norma, le persone che escono fuori dalla norma hanno necessità vengono considerate appunto disabili. No, il concetto di neurodiversità va invece a contrastare questo appunto la visione biomedica. Mm-hmm. Roberto, fra l'altro avrei già io stesso qualche domanda, ma me la terrei per la parte successiva. Intanto ti ringrazio insomma, per aver contestualizzato la questione. Adesso passiamo la parola a Fabrizio, giusto? Sì. Che però si deve smutare. Sì. Allora, sì, io mi ricollego al concetto di neurodiversità, no? Ha una necessità di riportare comunque il discorso sulle neurodivergenze, in generale sulle differenze neurologiche, in un ambito che sia più sociale, che responsabilizzi anche la società in quanto parte del problema, quindi che possa aiutare a trovare una causa, una soluzione. Quello di cui volevo parlare in particolare ha a che fare con l'autorappresentanza. Che cos'è l'autorappresentanza? È una cosa che molte persone normalmente non si domandano,
perché è qualcosa che viene dato per scontato. Normalmente, no? Parliamo della cosiddetta normalità. Si dà per scontato, no? Che uno possa parlare per sé, descriversi. Alice prima parlava di autorappresentanza come collegata alla autodeterminazione, sono cose estremamente importanti. Per quanto riguarda il gruppo, che possiamo definire sociale anche, delle persone neurodivergenti, tra cui ovviamente rientrano anche le persone autistiche, l'autorappresentanza è un diritto che non darei così per scontato, nel senso che, se ci facciamo caso, la narrazione che viene effettuata di una condizione come l'autismo in particolare, qual è? Nella narrazione proprio collettiva, normalmente è vista come una malattia, no? È patologica, è una narrazione patologica. L'autistico è deficitario di qualcosa. Se si aprono i manuali diagnostici, anche gli ultimi manuali diagnostici, ogni criterio diagnostico, quasi tutti, iniziano con deficit in una determinata area, deficit nell'area sociale, nell'interazione sociale, nel linguaggio. È una condizione che viene attribuita principalmente all'infanzia. Si parla praticamente sempre solo di bambini e di bambini autistici. Poi che cosa succeda dopo questo non si sa, passa autismo con l'età evidentemente. È una condizione che viene anche descritta con un linguaggio che spesso è un linguaggio, soprattutto alla stampa, un linguaggio del dolore, no? Soffre di autismo, è affetto di autismo, cioè devi stare male perché altrimenti non puoi essere autistico se non stai male. Cioè, anche questa è una cosa necessaria nella narrazione collettiva. E poi ce n'è un'altra, che è l'ultima, è la nuova arrivata, diciamo, l'ultimo stereotipo in ordine di tempo, che è quella io li chiamo i super autistici. È un po' quella delle serie, no? Adesso c'è la serie per cui sei autistico, ma se sei figo vai bene, perché magari fai risolvi un primo motorace in aeroporto con un taglierino, e allora vabbè, puoi anche essere autistico, impacciato, con problemi sociali, ma chi se ne frega. Wow. Questa cosa crea un po' di problemi, fondamentalmente. Intanto c'è un problema identitario, nel senso, una persona autistica, mettiamo anche giovane, che cresce con questa cioè con questo tipo di racconto, no? Di se stesso, si identifica in qualcosa che poi fondamentalmente potrebbe non essere, perché non necessariamente uno deve essere in grado di fare tracheotomie con i taglierini, insomma. Non solo questo, il problema è anche proprio per quale motivo, insomma, non si riesce ad avere una narrazione che sia la narrazione poi che parte anche da noi. È una cosa abbastanza strana, perché in generale fino a questo momento, fino a un po' di anni fa, effettivamente gli autistici, le persone autistiche, non è che quelli come noi, no? Che parlano, che si esprimono in un certo modo, che magari siamo quelli a cui viene detto non si vede che sei autistico, no? Ma dai, su, quando tu dici vabbè, no. Allora, noi non esistevamo prima a livello diagnostico, fino a qualche decina di anni fa, no? Poi è arrivata la sindrome di Asperger, allora tutti quanti, allora esistono anche gli autistici che parlano, perché la sindrome di Asperger era la versione dell'autismo senza nei ritardi di disturbi del linguaggio, senza disabilità intellettiva. Quindi, questa è stata poi integrata in quello che è lo spettro autistico dal 2013 con il DSM-5. Il problema è proprio questo. A parlare di autismo fino a un certo punto sono stati sempre gli specialisti, quindi c'è la visione deficitaria, sono stati i genitori, che va benissimo anche quello, però comunque è la visione di un genitore. Soprattutto poi il genitore non necessariamente è informato in modo esatto su quella che è la condizione del figlio. Ne parlavo prima in una presentazione che ho effettuato con un'associazione di genitori, e mi dicono ma noi ci sentiamo a volte responsabili di quello, no? Anche degli insuccessi dei nostri figli, perché comunque non sempre il genitore viene informato correttamente su quella che è la condizione del figlio. Ci sono tante narrazioni, però manca ancora all'appello quella fondamentale, secondo me, che è quella proprio delle persone che la vivono in prima persona, ecco, cioè la nostra.
teoricamente, insomma, una narrazione dovrebbe essere collettiva, ma in questo momento, insomma, noi abbiamo ancora un po', diciamo che rimane un po' la nostra narrazione aneddotica. Se si fanno le conferenze normalmente per le persone, per l'autismo, si invitano gli specialisti, si invitano i parenti, i familiari, si invitano i cantanti ultimamente anche, no? Gli attori, eccetera, poi non c'è neanche un autistico. Quando va bene l'autistico c'è, viene relegato alla fine, gli fanno 2 o 3 domande, tipo, ma tu quando è che sbrocchi? Ah, perché le luci sono forti? Ah, signori, no, un po' tipo così, fai il tuo siparietto autobiografico, come dice Enrico Altedina nel suo libro, e dopodiché fine della cosa aneddotica, perché poi a parlare realmente di autismo devono essere altri, devono essere gli specialisti che lo sanno realmente, devono essere altre figure. Ecco, io credo che manchi questo equilibrio. No? Manca, in realtà non ci deve essere un predominio, ma almeno la narrazione in prima persona dovrebbe avere la stessa dignità delle altre. Questo ancora non avviene. Che cosa succede quando questo non avviene? Che anche il processo di cosiddetta inclusione è un processo che risente di uno squilibrio enorme, perché se tu mi ritieni incapace di rappresentare me stesso, allora non mi riterrai neanche capace di partecipare a quella che dovrebbe essere la mia inclusione in una società che precedentemente per qualche motivo comunque mi ha escluso. Quindi io credo che siano collegate le due cose, la mancanza di autorappresentanza. Adesso parliamo delle neurodivergenze, però questo è un discorso che può essere applicato serenamente a qualsiasi tipo di minoranza in generale. Qui parliamo appunto di neurominoranze, no? Però, insomma, ce ne sono tante che non godono appieno del diritto di autorappresentanza e che quindi subiscono l'inclusione in quanto fruitori o fruitrici di un processo che viene messo in atto dalla maggioranza. Ti concedo di entrare. Tu che nemmeno, insomma, sai molto bene che cosa vuoi nella vita, ma dai, vieni con noi. È un po' tutto un discorso collegato, e credo che si potrebbe riuscire enormemente a ridurre questo squilibrio poi che c'è di potere fondamentalmente, no? Tra la maggioranza e le minoranze, anche in quella che viene definita inclusione. A me non piace, io in genere parlo di convivenza, perché l'idea di inclusione mi fa venire già in mente proprio uno squilibrio. Se pensiamo anche alla inclusione normalmente in matematica, poi l'insieme che viene incluso è un sottoinsieme, c'è sempre un po' di differenza, no? Io suggerisco in genere di iniziare a pensare in termini di convivenza, perché forse azzera un pochettino questo tipo di squilibrio, ma questo non è fondamentale. L'importante è che se si riuscisse ad avere un po' più di voce, no? nella costruzione di quella che è la propria narrazione, la nostra narrazione, probabilmente anche il processo di inclusione sarebbe un po' più equilibrato. Potremmo partecipare anche noi a quello che è, non soltanto a riceverla, ma anche proprio a strutturarla, perché è anche un po' paradossale, no? Non ti viene chiesto ma tu come vorresti essere incluso? Ma tu di che cosa avresti bisogno? No, ti viene regalata questa cosa un po' così. Quindi, insomma, credo che forse dovremmo riflettere un po' di più anche su quanto sia importante anche il linguaggio con cui le persone vengono rappresentate, e l'importanza della propria narrazione e rappresentazione. Grazie Fabrizio. Grazie. Hai parlato di linguaggio, se non sbaglio da qui riprenderà Alice. Sì, grazie. Sì, mi collego appunto allo spunto sul linguaggio di Fabrizio. Il lavoro che facciamo sul linguaggio è, diciamo, non dico il lavoro principale, perché in realtà ci muoviamo su tanti aspetti, però il linguaggio è sicuramente una delle parti più importanti sulle quali si lavora. Perché? Perché e anzi è anche qualcosa che talvolta viene vissuto, come dire, viene un po' trattato con un po' di paternalismo, ecco, come dire: "Ma vi attaccate alle parole", no,
vi attaccate al colore, vi attaccate alle cose. In realtà il punto è che il linguaggio che viene scelto per rappresentare qualcosa o qualcuno comunque evoca alla mente dell'interlocutore una serie di significati, no? Che di solito tra l'altro sono collegati a specifiche attribuzioni di valore, tra l'altro. Quindi per fare un esempio molto terra-terra, se qualcuno se Manuel parla di me a una persona che non mi conosce, c'è differenza se dice ma sai quella lì è Alice, ma una gran brava persona davvero, fa un sacco di cose interessanti, piuttosto che se gli dice quella è quella testa di cavolo di Alice, ma non capisce niente, fa dei danni in giro. Cioè è ovvio che per quanto una persona conceda il beneficio del dubbio, e magari quindi non creda a prescindere a quanto le viene detto, ma tenda ad aspettare, a farsi anche un'opinione, no? Sulle persone, però inevitabilmente sarà influenzata dal linguaggio che è stato usato per rappresentarmi. È inevitabile questo, quindi magari anche quando approccerà la mia conoscenza lo farà con in mente quei significati, magari nel tentativo di smentirli o capire se è il caso di confermarli, però comunque si è creato un pregiudizio nei miei confronti, nel bene o nel male, no? In entrambe le situazioni. Quindi vediamo come inevitabilmente l'utilizzo del linguaggio in qualche modo disegna nella testa delle persone la forma delle cose un po'. E ogni forma porta con sé un'attribuzione di valore sociale, in questo caso specifica. Qui in questo spazio mi ricordo che tra l'altro che ci hanno preceduto Marina Cuollo e Sofia Righetti, appunto, che saluto, quindi già sappiamo, diciamo, che quanto il linguaggio legato alla disabilità, alle divergenze anche condizioni in modi diretti e indiretti la qualità della vita delle persone, fino anche a volte a costituire un'autentica barriera sociale, ok? La sociologa Alice Scavarda, che abbiamo ospitato poco tempo fa nei nostri canali, in riferimento al suo saggio dedicato allo stigma, appunto, che si chiama Pinguini nel deserto, definisce queste barriere sociali con la citazione di Connors e Stalker, e le definisce come barriere ad essere. Quindi ci sono le barriere architettoniche, no? Che sono considerate barriere a fare, perché materialmente ovviamente impediscono di fare delle cose, anche se poi ritengo insomma che non poter fare delle cose poi in qualche modo si trasforma anche in una barriera ad essere delle cose, perché se io voglio diventare, se non posso accedere, no, all'Ateneo universitario e io voglio diventare, magari diventa anche una barriera ad essere, ma sicuramente rispetto alle dinamiche legate al linguaggio che si usa per, come dire, per definire una condizione o anche una disabilità, queste diventano in modo molto diretto barriere ad essere, ok? Perché io vengo già accolta con un pregiudizio molto forte di fondo, un pregiudizio che si può tradurre nella convinzione che io non possa fare delle cose, che io non abbia determinate caratteristiche, se vogliamo tutto il discorso legato al pregiudizio, non voglio neanche chiamarlo stereotipo, ma proprio il pregiudizio che le persone autistiche non abbiano empatia, quindi ci si aspetta già che tu sia una sorta di mostro senza cuore, eccetera, eccetera. Insomma, si trasformano in situazioni talvolta veramente molto complesse da gestire. Per questo ci occupiamo moltissimo di linguaggio, ma anche appunto di simbolismo. Ad esempio mi fa un po' sorridere quando sento dire che il simbolo non deve diventare più importante del messaggio, no? Questo quando evidentemente sembra che qualcuno si impunti troppo, poi magari ci sono anche persone che si impuntano davvero troppo, però talvolta, no? Lo trovo un po' assurdo come ragionamento, perché il simbolo è tale solo in funzione del messaggio che veicola, ok? Quindi se noi togliamo il messaggio dal simbolo, il simbolo non è più tale, torna ad essere semplicemente un oggetto, una forma, un colore. Nel momento in cui viene associato un significato, quindi un messaggio,
riconoscibile e condiviso, quello diventa un simbolo. Però a volte questo messaggio in qualche maniera viene radicato così tanto nel simbolo stesso da non essere più facilmente separabile, ok? Come per dire la svastica, ad esempio, no? Quindi ad oggi la simbologia utilizzata per l'autismo, ad esempio, è intrisa di tutti i significati, anche storici, ma non solo, che hanno contribuito a creare le barriere sociali di cui abbiamo parlato prima. Quindi a quelle barriere ad essere che ogni persona neurodivergente deve affrontare ogni giorno, perché in qualche modo veicolano comunque questi simboli l'idea dell'autismo che la massa ha attualmente e della quale tutti si lamentano, compresi quelli anche che difendono un certo linguaggio e un certo simbolismo, ok? Poi è ovvio che, e anzi, diciamo che la presenza stessa di un'associazione come Neuropeculiar è motivata anche proprio dal fatto che certe considerazioni siano ovviamente più spontanee per chi la divergenza o la disabilità le vive sulla propria pelle rispetto a chi ragiona sulle stesse cose ma da fuori, in qualche modo anche un po' volendo essere un po' provocatoria anche dall'agio del suo privilegio di persona la cui voce è già accolta, è già valorizzata, è già legittimata, come diceva prima Fabrizio, cioè tutte le prospettive sono fondamentali per costruire, come dire, un quadro che rispecchi la complessità di questi fenomeni che appunto partono da condizioni intrinseche all'essere umano, ma poi si traducono in fenomeni anche sociali, ovviamente, perché poi una persona vive nella società, non è che vive altrove, no? E vive nella società anche se nasce autistica o ADHD o con qualunque altro tipo di neurodivergenza o diversità, ok? Quindi in questo senso è chiaro che in questo momento, soprattutto per quanto riguarda le neurodivergenze, l'unica voce che effettivamente è rimasta molto indietro è proprio quella dei diretti interessati. Quindi diciamo che in questo senso il linguaggio diventa un po' lo strumento principe per l'autorappresentanza e la validazione del linguaggio scelto dalle persone autistiche da parte della società rappresenta un po', come dire, un gesto concreto verso la vera inclusione, quella appunto, come dice Fabrizio, senza disparità di potere, quella in cui la maggioranza non è tanto quella che ti consente di essere incluso, quindi esercitando comunque, come dire, questa disparità di potere sulla minoranza, ma è quella che decide di darti rispetto invece, quindi in qualche modo di riconoscerti come un essere umano completo, in grado di autorappresentarsi, di autodeterminarsi. In questo senso penso che i movimenti e le organizzazioni come Neuropeculiar che si occupano di differenze e di minoranze in generale facciano un uso del linguaggio che è assolutamente politico, che consente di mettere in discussione parte di quelle che sono oggettivamente delle eterodefinizioni che vengono imposte alle persone autistiche, in questo caso dall'esterno, talvolta anche con effetti collaterali disastrosi sulla vita delle persone autistiche. La popolazione autistica vede un tasso suicidario che è spaventosamente alto rispetto alla popolazione media, quindi il disagio sociale è veramente molto 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 alto. Quindi questa messa in discussione in qualche maniera crea lo spazio per l'affermazione di quelle che sono invece delle autodefinizioni che evidentemente le persone autistiche sentono come rappresentazioni più dignitose di se stesse, senza negare le difficoltà eventuali che possiamo avere, ma anche evitando che queste diventino una sorta di condanna sociale in qualche maniera. Quindi l'autorappresentanza è un diritto che deve essere assolutamente promosso perché è la condizione sine qua non per esercitare anche appunto poi l'autodeterminazione, no? Quindi la possibilità di scegliere per se stessi, di scegliere chi essere nel mondo, che sembra un po' un concetto elementare, ovvio, scontato, ma che per alcune persone è ancora alla stregua un po' di un miraggio, no? Neuropeculiar in questo panorama, diciamo,
si offre come strumento di tutela e di perseguimento di questi principi, ma anche come esso stesso come un atto di autoaffermazione, no? Infatti è la prima volta in Italia che un'associazione che si occupa di autismo e di neurodivergenza viene fondata e guidata da persone apertamente autistiche. Per questo dico che è un gesto politico di autoaffermazione molto forte, che infatti viene accolto un po' con un ventaglio di reazioni tra le più disparate, dove diciamo è lo sbigottimento un po' il valore medio, se vogliamo, e quindi è proprio un modo per affermare la propria esistenza, la propria presenza, non più solo come oggetto del discorso, no? Perché fino adesso le persone autistiche erano proprio l'oggetto del discorso, di cui però, cioè il discorso poi veniva diciamo in qualche modo snocciolato dagli altri, quindi significa un po' di riappropriarsi del proprio diritto ad essere, anche ad avere delle opinioni sui temi del discorso, che sono davvero complessi molto spesso. Ecco, mi sta molto a cuore quello che ha prima detto Fabrizio, appunto rispetto al fatto che l'autorappresentanza fino ad oggi ha avuto comunque, laddove concessa, gentilmente un valore principalmente aneddotico, ma le persone autistiche hanno anche delle opinioni, le persone autistiche studiano anche i temi che riguardano l'autismo e quindi hanno delle cose da dire anche un po' al di là dell'autobiografismo, che insomma è ora che venga anche un attimino superato. Alice, veramente, veramente, veramente chiarissima. Sono questioni di cui non ero, diciamo, nozioni di cui non ero totalmente a digiuno, ma è un piacere sentirle esposte così. Io, fra l'altro, ho avuto l'occasione di conoscere personalmente Alice e Roberto in occasione dell'Outcamp, credo 2018, può essere l'ultimo, o 2019. Che cos'era? Era stato Roberto? 2019, sì, quello a Bologna. È proprio organizzato da voi l'evento o eravate tra gli organizzatori? Non mi ricordo. L'evento è stato organizzato sì, da noi, assieme ad altre persone, nel senso che l'idea di portare in Italia il Barcamp, perché la tipologia di evento si chiama Barcamp, che è quella che viene definita non conferenza, cioè è praticamente un luogo dove si parla, dove la distanza fra spettatore e relatore viene annullata, perché di fatto tutti gli spettatori sono invitati a portare il proprio discorso, quindi a proporsi come relatori. Due giornate interessantissime. Sì, la prima edizione fu fatta nel 2018 con un altro nome, si chiamò Antropologi su Marte, facendo il verso al libro di Oliver Sacks, e in cui c'è un capitolo, quello intitolato Un antropologo su Marte, in cui si parla di autismo, e fu poi ripreso con un cambio dell'organizzazione, quindi con l'entrata di Neuropeculiar all'interno dell'organizzazione, e fu fatto quindi anche col cambio nome, Outcamp, e fu anche sancì anche un cambio di marcia, perché i discorsi portati all'interno dell'Outcamp dovevano essere unicamente di tipo socioculturale, quindi si è passati proprio dal includere anche un discorso medico a invece a voler proprio puntare solo su discorsi socioculturali, quindi parlare di autismo e altre neurodivergenze solo da questo punto di vista.
Ottimo. Allora, cominciamo con le domande. Ne ho due in realtà, che una è proprio mia, un'altra che ingloberà alcuni spunti. Nel frattempo dico a Sergio invece se vuole andare già mentalmente a selezionare le domande, e le persone che ci seguono invece se vogliono formularle, che ci prendiamo una mezz'oretta adesso per rispondere. Allora, la prima domanda è prettamente tecnica. Quando hai spiegato il concetto di neurodivergenza, mi riferisco a Roberto, hai annoverato questioni come l'autismo, DSA, ADHD, Tourette. La cosa che non mi è chiara è la distinzione proprio tra neurodivergenza e neurodiversità. Io pensavo fosse la stessa cosa. È proprio quello che si trova anche la stessa Judy Singer a ribadire spesso, nel senso che proprio, non mi ricordo se ieri o oggi, c'era un suo post su LinkedIn in cui per l'ennesima volta ribadiva che neurodiversità non è un'etichetta diagnostica e non è comunque un concetto che serve a raggruppare delle etichette diagnostiche. Quindi neurodiversità significa proprio biodiversità neurologica. Quindi qualsiasi comprende la possibilità di espressione neurologica del cervello umano, di qualsiasi tipo, quindi comprende tutti gli esseri umani. Gli esseri umani sono tutti differenti, i cervelli sono tutti differenti, e quindi la biodiversità, la neurodiversità indica proprio questo, cioè sancisce che qualsiasi sviluppo neurologico è espressione del gene umano. Ok, adesso mi capisco. La neurodivergenza invece sono delle specifiche espressioni, quindi l'autismo, la Tourette, piuttosto che appunto ADHD, eccetera. Benissimo. Domanda che ho visto ricorrente, è comprensibile anche vista insomma la cornice che sta ospitando questo evento, quindi la mia, quella del Mensa. Diverse persone chiedono, magari in relazione a loro figlie che devono aver fatto dei test e dunque se no non farebbero questa domanda, se un alto quoziente intellettivo, una plus dotazione cognitiva rilevata, quindi con un test standardizzato, sia considerabile una neurodivergenza, chiedevano proprio. Lo è? Sì, certo. Allora, per neurodivergenza si intende un'espressione neurologica che diverge dalla media. Quindi è un'espressione banalmente statistica, cioè che esprime un valore statistico, mentre la neurodiversità comprende anche la tipicità, perché appunto raccoglie tutte le espressioni possibili della natura neurologica umana. La neurodivergenza è quella che appunto si discosta dai valori della media. Quindi chiaramente l'alto potenziale cognitivo, essendo tale proprio in funzione del fatto che si discosta dalla media, è necessariamente una neurodivergenza. Sì, diciamo che per spiegarla facile ai mensani, soprattutto che ce l'hanno bene in mente, se prendiamo la gaussiana del QI, no? Invece che utilizzarla per il QI, la utilizziamo per l'espressione delle differenti variabili di sviluppo neurologico, ok? Ne avremo alcune che sono più rare, altre che sono invece molto comuni e altre che sono ancora più rare, no? Con differenti. Quindi di fatto la neurodiversità è la gaussiana dello sviluppo umano, diciamo dello sviluppo neurologico umano, e le neurodivergenze sono i due lati, diciamo, della campana. Perfetto. E su questo, prima di passare alle domande, mi faceva piacere dire questa cosa e soprattutto sentire la vostra opinione a riguardo. Si ricollega molto questo in realtà al discorso che faceva Fabrizio su un tipo specifico di narrazione che viene fatta, ad esempio dell'autismo, quando viene fatta. Ossia i 2E, twice exceptional. Lo conosco perché ad esempio è la mia situazione, quindi parliamo di un individuo che presenta ad esempio un disturbo dell'apprendimento, nel mio caso una dislessia piuttosto marcata, con magari una plus dotazione forte dal punto di vista cognitivo. Quindi 2E, twice exceptional, suona molto lusinghiero, anzi se una delle due eccezioni invece rientra appunto come in questo caso in un disturbo dell'apprendimento. La cosa che io riscontro molto nella narrazione generalistica e anche proprio
nello stereotipo che si è assorbito, che pur essendo quelle dei due un'intersezione tra due insiemi, poi in realtà definire questi insiemi è già molto complicato, ma abbiamo capito, un'intersezione, noto che spesso si tende a schiacciare entrambi gli insiemi in questo sottinsieme. La mia impressione è che sia doppiamente consolatorio. Da un lato, ok, se abbiamo una persona autistica, dal momento che nella mia testa ha qualcosa in meno, di persona non educata all'argomento, dato che nella mia testa qualcosa in meno, si redimerà con un superpotere. E al tempo stesso, se la persona ha un alto quoziente intellettivo, ha sicuramente un deficit nell'empatia, ha sicuramente non ha skill sociali. Quando può essere, ovviamente ci sono dei casi, ma è l'assolutezza di questo paradigma il problema. Confermate che ricorre questa visione? Sì, ricorre, ma questo è un problema che io trovo che ricorra in tutto quello che è la naturale categorizzazione che noi facciamo dell'essere umano. Noi la facciamo perché non abbiamo altro modo di conoscere la realtà intorno a noi se non quella di strutturarla in categorie. Il problema è che non rappresentano la realtà in modo molto fedele. Tu parlavi di intersezione, no? In realtà le caratteristiche delle persone si intersecano tutte quante, si parla di intersezionalità. Non è anche nell'ambito della neurodivergenza si può parlare di intersezionalità, non vedo perché no? È sicuramente uno dei limiti molto grandi del trattare le categorie come se fossero dei compartimenti stagni. Sicuramente lo è. Sarebbe molto più utile cercare di guardare le cose in modo più ampio. Anche per questo trovo che il concetto di neurodiversità sia estremamente importante, perché in realtà ci fa pensare a una situazione di base, di default, diciamo, che è quella della diversità, delle differenze. Stanno un po' tutte là sparse, poi alcune si intersecano in un modo o in un altro. Il problema è quello. Noi invece partiamo da una convinzione errata che la normalità sia la situazione di default, ma quella è artificiale. Quella è una categoria artificiale, cosa che non accade invece per la diversità. Quindi credo che sì, no, hai ragione, assolutamente. Guarda, qua perdonami, ma è un'altra questione sulla quale mi ritrovo il più delle volte ad osservare, però è proprio questa visione che tu descrivi in una separazione in compartimenti stagni tra persone normali e, ok, quello ha la DHD, quella è autistica. Come se ci fosse una condizione di partenza di assoluta neutralità e poi ogni tanto ci può essere una persona che ha quella specifica caratteristica che peraltro poi schiaccia la sua intera identità. Quando anche la diagnosi, e qui mi raccomando correggetemi se dico una sciocchezza, arriverà a fronte di una portata di quel tratto, di un'intensità di quella caratteristica. Ma e questo discorso lo si può fare persino anche... Allora, se uno prende cambiando leggermente ambito, se uno prende un manuale psichiatrico e legge varie condizioni, inizia a dire ce l'ho. È la portata. Allo stesso modo, una persona neurotipica in un momento di stanchezza può avere difficoltà con la memoria di lavoro e quindi avere dei problemi che siano assimilabili alla dislessia. Questo è un esempio. Però appunto non c'è questa divisione, insomma, compartimenti strani tra persone che non hanno affatto questa caratteristica e persone che sono ridotte interamente a questa caratteristica. Le caratteristiche sono tantissime, di intensità e estensione variabile. Sì, ma intanto le persone che magari non hanno quella caratteristica ne hanno altre, in altri ambiti, no? Mm-hmm. Tu facevi prima l'esempio dell'ambito sociale. Sì, ma può capitare che una persona particolarmente dotata dal punto di vista intellettivo poi sia impacciata socialmente. No, anche in questo caso sì, è vero, non ha quella caratteristica oppure ha quella caratteristica, ma ne avrà altre. È che noi ci fissiamo su determinate cose perché abbiamo deciso che dobbiamo incasellare tutta una serie di caratteristiche, però è un limite piuttosto grande e comunque è vero quello che dicevi. Chiunque in un determinato momento può, per stress, per esempio, no? Sì, la memoria di lavoro può cedere terribilmente e arrivare sotto i piedi e in quel momento lì tu sperimenti le stesse cose che sperimenta una persona che in situazioni normali, tra virgolette, no? Si trova in quella condizione.
Tra l'altro è interessante perché la definizione di spettro nell'autismo fa riferimento un po' a quello che dicevi, no? A una distribuzione di queste caratteristiche abbastanza ampia nella popolazione, e ritorniamo all'idea di neurodiversità, no? Siamo tutti neurodiversi, condividiamo tutti quanti determinate caratteristiche. Effettivamente si arriva a una diagnosi quando c'è una concentrazione di alcune di queste caratteristiche che poi, parliamoci chiaro, sono state scelte e infilate nei manuali in modo anche un po' arbitrario, perché non è che c'era, no? Che la gente nasce, il bambino con il bollino autistico. Quindi in qualche modo sono state raggruppate alcune di queste categorie, caratteristiche. Quando un certo numero rientra in una persona con una certa intensità, si arriva a una diagnosi. Ma è tutto molto arbitrario da un lato e mutevole dall'altro. Se vediamo com'è cambiata la diagnosi di autismo, per esempio, negli ultimi 30 anni, è una cosa spaventosa, cioè, è praticamente irriconoscibile quasi rispetto a quello che era all'inizio. Posso immaginare, l'arbitrarietà della soglia è una cosa che vedo anche nell'ambito del Mensa, appunto, della plus-dotazione, dove può capitare di pensare, ah ok, se non passo il test del Mensa, allora non ho una plus-dotazione. Tu hai passato un test del Mensa, quindi sei un genio. Cioè, allora, il test del Mensa doveva fissare ovviamente una soglia da qualche parte, ma è totalmente arbitraria, non c'è nessuna differenza sostanziale tra una persona che in un determinato test, perché ovviamente sappiamo che anche la misurazione del QI è un concetto molto complesso, sfaccettato, oggetto di studio, però insomma una persona che in un determinato test ottiene un risultato di 129 non è distinguibile da un 130, da un 131, poi da qualche parte la soglia andava fissata. E invece questo feticismo della soglia è veramente molto presente, che poi diventa un elemento addirittura identitario. Ma detto questo, ho parlato fin troppo. Chiedo a Sergio di mettere in sovraimpressione le domande, che immagino sia andato a recuperare, che sono state fatte durante la live. Ecco, comunque, partiamo da scusa, questa. feticismo della soglia me lo devo segnare perché è meraviglioso. Ah, prego, usalo pure. Allora, sì, mettiamo pure in sovrappressione. Considerando che la denominazione è stata creata poco più di 20 anni fa, pur dovendo portare avanti ancora molte istanze e combattere per ulteriore riconoscimento, non ritenete che è un tema sentito nella popolazione e che ha fatto molti passi avanti rispetto alla recente nascita del movimento a confronto con altre istanze sociali di richiesta di diritti e rappresentazione, ad esempio il razzismo, oppure una sensazione di finta accettazione da parte della popolazione e prevale una sorta di pietà? Insomma, la domanda è, dal momento che è un argomento oggetto di studio e presente nella narrazione del mondo, per così dire, da relativamente poco tempo, ritenete che l'evoluzione sia stata particolarmente veloce rispetto ad altre istanze? Rispondo io? Sicuramente io credo che i passi che sono stati fatti abbiano in qualche modo tratto grande vantaggio dal fatto che viviamo proprio un periodo storico dove c'è una forte spinta emancipativa delle minoranze e anche dove si inizia a ragionare in realtà, ecco, rispetto alle varie categorie delle minoranze in modo molto intersezionale. Quindi, come dire, riusciamo un po' a sfruttare, tra virgolette, i percorsi logici anche, no? Che sono stati presi in considerazione per emancipare magari una categoria specifica, per portare avanti, cioè anche per prendere coscienza noi stessi, onestamente, no? Del fatto che comunque si è vittime in qualche maniera di certe situazioni un po' oppressive, che poi, come dire, uno le misura un po' anche in modo retroattivo, no? Rispetto a perché è vero, sono come dire, diagnosi relativamente recenti e magari arrivano tardi nella vita di una persona, però hanno, come dire, un valore retroattivo molto molto forte. Quindi sicuramente abbiamo potuto sfruttare l'onda storica rispetto a questo ragionamento, ma
in Italia è l'unica associazione ad oggi, cioè tutti questi passi avanti realmente non ci sono. Cioè se ne parla molto, si parla molto di autismo, ma si parla molto poco in realtà delle cose che diciamo, soprattutto ne parliamo molto tra di noi, quindi le persone che frequentano certi ambienti sono molto a contatto, ma questo crea una sorta di bias in qualche maniera, perché sembra che in realtà la massa non ha la più pallida idea che esistano queste tematiche rispetto all'autismo, non ha la più pallida idea che esistano queste istanze, non ha la più pallida idea neanche che esistano autistici come me, la maggior parte delle persone. Non ci credono neanche se glielo dici, quindi tutti questi passi avanti sono, ecco, sicuramente quello che posso dire è che rispetto a 2 anni fa, quando ho fondato l'associazione, qualche cosa di importante sta succedendo, per quanto ovviamente abbia una dimensione comunque appunto irrisoria rispetto alla trattazione dell'autismo, però insomma noi stiamo collaborando con un sacco di clinici proprio anche per ridefinire certi significati addirittura da un punto di vista anche, quindi cioè, c'è un lavoro anche interdisciplinare molto forte, stiamo cercando di mettere gli studi sociali sull'autismo in contatto con gli studi medici sull'autismo, quindi si stanno creando, diciamo, delle situazioni molto interessanti da questo punto di vista, però ancora c'è da fare. E volevo aggiungere una cosa che è fondamentale per spiegare questa accelerazione rispetto alla tematica della neurodiversità, dell'autismo, e che rispetto a altre istanze sociali, quali quelle della comunità LGBTQ, eccetera, e piuttosto che agli afrodiscendenti, la neurodiversità, ma in particolare l'autismo, si inserisce in un momento storico particolare, che è la nascita di Internet, che è stato un acceleratore dal punto di vista della comunicazione molto potente ed è stato uno degli strumenti principali che gli autistici, comunque le persone che portavano avanti tutto il discorso sulla neurodiversità hanno utilizzato. Questo ha permesso intanto la possibilità di creare dei contatti in maniera più rapida e poi di avere a disposizione dei canali in cui portare le proprie istanze senza dover chiedere diciamo, il permesso di nessuno, nel senso che molte delle istanze, da quella contro il razzismo alla libertà sessuale e altre, hanno sempre dovuto comunque combattere contro, che ne so, la stampa che tentava in qualche maniera di oscurarli o di dargli contro, cioè apparire e portare avanti le proprie idee è stato molto più oneroso, no? Invece di fatto questo tipo invece di discorso è nato proprio nel momento d'oro, diciamo, di Internet, e quindi l'accelerazione è anche dovuta da questa. È molto spiegato tra l'altro da Ian Hutchins, che mi ha scritto dicendo proprio che addirittura Internet ha permesso di creare un linguaggio dell'autismo. Sergio, se passiamo alla prossima domanda. Posso selezionare io eventualmente con questa. Allora, come si può articolare il concetto di autorappresentanza in persone neurodivergenti che hanno maggiori difficoltà cognitive, coniugandolo con il rispetto che Alice diceva come auspicabile opzione della maggioranza? Sì. Ok, rispondo. Beh, allora, questo è
l'argomento è un argomento veramente interessante, importante, estremamente complesso, perché soprattutto in relazione all'autismo, perché l'autismo è veramente una condizione estremamente varia, estremamente complessa, che vede una varietà di espressioni davvero grandi, cioè quindi proprio espressioni nel senso di combinazioni anche di caratteristiche, quindi è una popolazione assolutamente eterogenea. Quindi si può trovare un funzionamento autistico in una persona appunto con un QI di 180 o con una persona con un QI di 40, con tutte ovviamente le sfumature centrali, ma non soltanto da un punto di vista cognitivo c'è questa, diciamo, escursione, si copre questa escursione, ma anche rispetto a tante altre caratteristiche, come ad esempio la verbalità, no? La vocalità. Quindi, per esempio, rispetto alla domanda di Gianfranco, c'è per esempio da fare una prima precisazione. Tante persone autistiche ritenute, ad esempio, con difficoltà cognitive, in realtà non hanno necessariamente delle difficoltà cognitive, ma hanno delle barriere cioè affrontano proprio delle barriere espressive forti, delle problematiche espressive forti. Quindi una persona con una fortissima aprassia verbale ha dei problemi ad esprimersi, e a una persona che non parla è molto difficile valutare il livello cognitivo. Però una persona che non parla in realtà può essere messa nella condizione, talvolta, non sempre, di comunicare in altre maniere. Ci sono sistemi di comunicazione aumentativa, di comunicazione alternativa, per cui intanto promuovere sicuramente il fatto, cioè l'accessibilità in qualche maniera, perché c'è ancora moltissimo in qualche modo la spinta a cercare di impegnare tantissime risorse, tantissime energie dei genitori, dei bambini stessi autistici, dei terapisti, per cercare di far parlare dei bambini che effettivamente non hanno la possibilità di utilizzare quel canale. Quindi si arriva ad essere adulti, avendo magari acquisito un po' la verbalità, ma magari non si riesce neanche a utilizzarla in maniera efficace, quindi in qualche modo l'espressione rimane estremamente limitata, quando magari queste persone avrebbero potuto sviluppare una comunicazione decisamente più efficace e quindi acquisire anche la possibilità di autorappresentarsi oggettivamente molto di più, attraverso altri canali. Adesso la comunicazione aumentativa alternativa in Italia inizia ad essere abbastanza diffusa, però c'è ancora tantissimo l'ossessione per la parola, che per quanto comprensibile da un punto di vista emotivo, no? E anche, come dire, rispetto alla preoccupazione poi del fatto che un figlio deve vivere in una società che invece si fonda proprio, no, sulla parola, però effettivamente il rischio è quello poi di, come dire, sottrarre l'unico strumento che quella persona avrebbe davvero per potersi autorappresentare. Quando si parla invece di difficoltà cognitive vere e proprie, allora è chiaro che secondo me, per come la vedo io qua, diventa particolarmente importante la famiglia, il ruolo della famiglia, il ruolo dei genitori, che comunque in qualche maniera fanno da tramite e sono ovviamente le persone più vicine, no? E che meglio conoscono e anche che meglio hanno proprio quell'intimità che consente quantomeno la traduzione dei bisogni fondamentali, quindi diventa importante quello. Ma io ricordo la partecipazione mia e di Roberto di un anno fa forse a un paio di giornate di lezioni estremamente interessanti di antropologia medica a Perugia, dove si parlava di agentività e si parlava di come effettivamente anche nelle persone con delle disabilità intellettive un certo grado di agentività è sempre possibile. Magari non ci sarà, come dire, la piena possibilità di autorappresentarsi, di autodeterminarsi, ma un certo grado
è sempre possibile e bisognerebbe sempre stare molto attenti a capire e cogliere quanto quella persona può effettivamente muoversi nei margini che gli sono dati, che gli sono consentiti dalle sue caratteristiche, e consentire l'espressione di quella possibilità. Invece effettivamente questo riguarda l'autismo, ma riguarda più proprio culturalmente il concetto che noi abbiamo della disabilità intellettiva, che quindi come dire, insomma, lo sappiamo, è quello che condividiamo tutti quanti, è quello che abbiamo ricevuto tutti quanti educati nella nostra società, che quindi una persona, come dire, brutalmente, che non ci arriva, no? Quindi c'è proprio questa spinta in qualche maniera a sostituirsi completamente e dare per scontato che debba essere così. Ops, ero muto. Chiarissimo, vedo che ci sono tantissime domande e purtroppo non riusciamo a rispondere a tutte, quindi magari selezioniamo quelle un pelino più sintetiche. Mi spiace molto, però grazie per la partecipazione. Passiamo alla prossima. Allora, una domanda. In alcuni casi non pensate che una diagnosi possa essere dannosa piuttosto che utile? Io ho 24 anni, mi hanno diagnosticato l'ADHD da pochi mesi. Nella mia vita, pur con le mie difficoltà, ho portato a termine senza troppi problemi un liceo classico e mi sono iscritta a medicina. In parte forse anche perché nessuno riconosceva i miei problemi e quindi da me si pretendeva quel che si pretendeva dagli altri. Ultimamente mi sono chiesta se sarebbe andata allo stesso modo se mi avessero diagnosticata prima, nel senso che forse mi sarei un po' adagiata su questa cosa e non sarei riuscita a fare le stesse cose. Può aver questo effetto, la diagnosi? Posso... rispondi tu, Roberto? Ma io volevo solo mettere una nota, poi ti lascio la parola. Un aspetto fondamentale è il contesto in cui è collocata la persona che riceve la diagnosi. Questo è un aspetto sicuramente fondamentale, perché l'adagiarsi o meno dipende da come dal messaggio che ti trasmettono rispetto a quella diagnosi. Quindi non solo come ti viene comunicata, ma anche poi come viene vissuta dall'ambiente intorno a te e quello che l'ambiente intorno a te ti rimanda rispetto alla diagnosi. Sì, assolutamente d'accordo. Io parto un attimo proprio dall'esperienza personale, facciamo un discorso molto terra-terra. La diagnosi è uno strumento e come tale va utilizzato. Tutti gli strumenti possono essere utilizzati bene o male. Quello che diceva Roberto dipende molto anche dal contesto e dalla persona. Io però in realtà sono una di quelle persone che forse io penso che sarebbe stata molto utile per me una diagnosi prima dell'età a cui è arrivata. Mi sarei evitato tanti problemi, no? Invece avrei evitato di sentirmi io quello sbagliato, quello magari che non arrivava a determinate cose, quello che socialmente era o asociale, oppure insomma gli epiteti erano altri, quello che veniva definito un profugo albanese per come si vestiva, perché a me non interessava particolarmente, no? C'era tutta una serie di cose, adesso sembra anche un po' così, no? Divertente, questa è un po' aneddotica come cosa, però le difficoltà ci sono soprattutto in situazioni strutturate come la scuola, per esempio, in cui avrei probabilmente beneficiato di una diagnosi, non necessariamente per un supporto lì, ma per sapere dove erano e quali erano le ragioni alla base di determinate differenze che invece venivano etichettate e stigmatizzate. Per me anche sul lavoro è fondamentale, cioè io alla fine la diagnosi l'ho avuta perché ho iniziato a sbroccare talmente tanto che mi è stato detto a casa: tu adesso o ti vai a fare vedere oppure ciao. Quindi a quel punto è arrivata, ed effettivamente c'erano dei motivi. Da quando è arrivata io sono adesso sono stato in grado di comprendere determinate cose di me che prima mi venivano da un lato venivano descritte come ho un carattere orribile, oppure non sei capace di fare determinate cose, no? Oppure ero io stesso a buttarmi giù tremendamente, a pensare che sarà così, che devo fare? Oppure tenti di migliorare, perché pensi sempre che tu possa migliorare, ma non sai qual è
qual è il problema alla base, se è un problema, no? Insomma, io credo che in realtà in generale si possa dire che la diagnosi di per sé può essere uno strumento estremamente utile per comprendere il perché di alcune differenze e soprattutto per evitare di cascare poi in questo loop, no, infernale, per cui è sempre colpa tua, è solo colpa tua. E soprattutto anche per trovare si parla tanto di strategie, però sì, a volte servono. Quindi non so, poi magari se si utilizza male, vabbè. Prossima domanda. Soltanto, certo. Nel frattempo noi selezioniamo la prossima domanda. Vorrei citare un attimo il dottor Andrea Ruzza, che abbiamo avuto ospite al nostro Outcamp Off, che è andato solo online ovviamente quest'anno, che ha definito la diagnosi. Parlavamo appunto proprio di come a volte la diagnosi abbia anche degli effetti collaterali, tra virgolette, no? E lui appunto citava come la diagnosi, soprattutto la diagnosi ricevuta dalle persone adulte, in realtà risultasse poi effettivamente come uno strumento emancipativo molto forte, uno strumento di legittimazione delle proprie caratteristiche, cosa che però purtroppo non succede mai o quasi mai, spero che esistano delle felici eccezioni, quando le diagnosi riguardano i bambini. È come se non si riuscisse a trovare un linguaggio, un modo per informare le famiglie della diagnosi in un modo che risulti altrettanto legittimante. Prossima domanda. Ho notato che alcuni gruppi americani promuovono l'autodiagnosi. Cosa ne pensate, se avete riscontrato anche voi questa tendenza? Sì, allora, è molto popolare in USA per un motivo specifico, che è prettamente economico. Come sapete, in USA l'accesso cioè il servizio sanitario pubblico è risibile, e per avere una diagnosi costa, no? E quindi non tutte le persone hanno accesso, soprattutto quelle che non hanno magari un'assicurazione che gliela copre, hanno accesso alla possibilità economica di avere una diagnosi. E quindi l'unica alternativa per poter comprendere il proprio funzionamento è l'autodiagnosi, con ovviamente i limiti del caso, perché un'autodiagnosi può non essere accurata, però il discorso del movimento degli attivisti, in particolare autistici, rispetto all'autodiagnosi, a considerarla valida, è di questo tipo, cioè ha comunque una valenza sociale, perché altrimenti ci sarebbero veramente tante persone a cui sarebbe negata una diagnosi per motivi economici, quindi una discriminazione sociale molto forte. Prossima domanda. Eleonora, volevo chiedere riguardo all'istanza, scusate, sempre più diffusa nella comunità autistica di abbandonare del tutto, anche retroattivamente, le definizioni di basso e alto funzionamento. Se non pensate che possa aver senso portare avanti il discorso sul linguaggio in modo diverso tra la popolazione generale e i professionisti, più della ricerca che della clinica, o se secondo voi andrebbe trattato allo stesso modo indifferentemente. Veramente nella domanda c'è la risposta, nel senso che quello che viene, cioè differentemente rispetto a quello che qualcuno crede, quello che viene portato avanti, almeno soprattutto da noi e da persone che condividono il nostro pensiero, è proprio quello di creare in questo caso una dicotomia, cioè una separazione tra il linguaggio medico e il linguaggio socioculturale. Cioè, noi partiamo dal presupposto che in ambito sociale non si possa utilizzare, non si debba utilizzare il linguaggio medico. Per cui tutte le definizioni mediche rispetto
alla suddivisione per questioni diagnostiche, ma soprattutto più che per questioni diagnostiche, per questioni poi di intervento terapeutico, non possano entrare in un discorso socioculturale. Cioè, è assolutamente sbagliato. Perché mentre per un medico è chiaro che cosa può significare basso e alto funzionamento, piuttosto che altre definizioni, no? Lieve, medio, grave, eccetera. Quando questi discorsi vengono poi portati in ambito sociale, vengono assolutamente fraintesi, cioè, anzi addirittura stravolti, no? Con il fatto appunto che alto funzionamento significa una persona autistica che funziona bene, mentre il senso medico di questo termine non è quello. La persona che ha l'autismo lieve, che sembra che sì, sei autistico, ma alla fine non c'è niente, no? Mentre a livello medico significa tutt'altro. E quindi assolutamente noi siamo per una assoluta divisione. Poi, nel senso, esiste una tematica che è quella del looping effect, definita da Ian Atkins, già citato prima, che è quello che è di come chi riceve una certa etichetta rispetto a un'etichetta medica, quindi una definizione medica, poi influisca la visione che la medicina e comunque gli specialisti hanno di quella stessa etichetta, no? Cosa che è successa, per esempio, uno dei casi più eclatanti è proprio l'autismo, che da patologia è passato a disturbo, è passato a condizione, e questo proprio grazie al looping effect, quindi all'influenza che hanno avuto le persone che hanno ricevuto questa etichetta e quello che hanno riportato al settore medico. Quindi no, nel discorso sociale le etichette mediche non possono entrare, perché, ribadisco, danno solo atto a malinterpretazioni, a guerre dei bottoni, alla gara a chi sta peggio, creando fraintendimenti, divisioni, frammentazione assolutamente inutili, mentre quello che sarebbe utile è trovare un linguaggio che sia utile per portare avanti delle istanze in maniera coesa, nel senso che quello che spesso ci si dimentica è che, al di là delle caratteristiche, per esempio, sempre rimanendo legati all'autismo, al di là delle caratteristiche della persona autistica, quello che si porta avanti è utile a me, è utile a Fabrizio, è utile perché lo conosco, a Notari, che ha il figlio con caratteristiche autistiche diverso da noi, a Maria Pile Vernile, che anche lei conosco, che ha il figlio con ulteriori caratteristiche diverse, e servono a loro come genitori, eccetera. Mentre le frammentazioni e andare sulle etichette mediche travisate non servono ad un discorso socialmente sensato. Mm-hmm. Io volevo soltanto aggiungere una piccolissima cosa, ma brevissima, che tra l'altro, no, l'etichetta di alto e basso funzionamento neanche è un'etichetta ufficiale. Cioè è un'etichetta un po' così, no? Ufficiosa, ma non esiste una diagnosi di alto e di basso funzionamento, tra l'altro. Quindi, insomma, abbandonarla dovrebbe essere abbastanza semplice. Ecco. Mm-hmm. Giuditta chiede: ho un bambino 2enne, abbiamo parlato prima, Twice Exceptional, ASPI, quindi Asperger, più una plus dotazione. Come si spiega la neurodiversità di un bambino al bambino stesso e ad altri bambini? A domanda semplice questa, immagino. Come insegnare al bambino a non sentirsi sbagliato quando lui stesso capisce di essere diverso? E qui, prima di passare la parola a voi, io temo che inevitabilmente per un bambino o una bambina
ci sia l'equazione diverso uguale sbagliato. Questo a prescindere da qualsiasi sia la diversità, addirittura anche se si tratta solo di plusdotazione. Questo è un discorso a parte, però l'abbiamo trattato con una psicologa clinica che tratta specificamente plusdotazione, e in realtà addirittura questo problema si può verificare anche in quel caso. Per ora vi passo la parola. Chi vuole rispondere? Sì. Alice, direi che è l'esperta. Perfetto. No, esperta, calma, perché come ha introdotto Manuel, questa è una domanda difficile. Allora, sì, è una domanda difficile perché appunto, secondo me, per certe cose bisogna anche fare pace col fatto che non esistono soluzioni felici del tutto, nel senso che appunto si affronta comunque l'ovvio e per un bambino sentirsi come dire, in qualche modo rivedersi nei compagni, banalmente nei pari, è rassicurante, mentre è destabilizzante quando non ti riconosci, no, nei tuoi pari. Quindi questo è qualcosa intanto di cui prendere atto, prima di tutto, secondo me. Io qua sto veramente, ci tengo a sottolinearlo parlando a titolo proprio completamente personale, quindi esprimo quelle che sono le mie opinioni e null'altro, non ho nessuna formazione per dare indicazioni di questo tipo. Quello che posso fare è mettermi, siccome ho buona memoria di come mi sentivo da bambina, dei processi che in qualche modo attraversavo, e ho anche dei figli, posso provare, diciamo, a mettermi un po' nei panni, eccetera, e qualcosa un attimino mi ricordo. Sicuramente se un bambino si rende conto di essere differente ed è un bambino che ha anche delle doti cognitive in qualche maniera piuttosto sviluppate, quindi è un bimbo che riflette molto sulle cose, che ci pensa, che ci ragiona, che coglie le sfumature delle cose, prima di tutto è inutile negare che sia così, secondo me. Cioè, soprattutto nel momento in cui un bambino inizia a manifestare di notare questa differenza con gli altri, ecco, quello che questa è una strategia che purtroppo vedo adottare a tanti genitori e avvallata da tanti clinici. Io non sono d'accordo. Cioè il fatto di far credere ai bambini di non avere niente di differente dagli altri. È ovvio che non, cioè, è un'evidenza che non sia così. E credo che questo aumenti ancora di più il senso di destabilizzazione, in qualche maniera, cioè rende ancora più, no? Più incerti anche nelle relazioni, nel rapporto con se stessi, nel non capire come inquadrarsi in qualche maniera. Una cosa che io ho trovato utile, perché ne ho avuto esperienza, è stato quello in realtà di fare quello che suggeriva Manuel, ovviamente, ovvero prenderla da una prospettiva culturale, ovvero si va nella classe del bambino, ci si prepara un bel discorso ovviamente accessibile all'età alla quale ci stiamo rivolgendo, e si affronta la questione da un punto di vista culturale, cioè si fa un discorso sulle diversità, si fa un discorso su quanto la diversità sia in realtà normale, cioè la normalità non è la media, la normalità è la variabilità nella specie umana, perché la specie umana è una specie, cioè un animale molto evoluto, e siccome è evoluto a livello cerebrale è diventato molto complesso, e questa complessità si esprime in una pluralità di espressioni, anche neurologiche. Quindi io mi sto impegnando proprio in questi mesi a buttare giù proprio un testo per bambini delle elementari, per cercare, ovviamente, che poi su quali mi confronterò anche con degli ovviamente con delle persone che si occupano professionalmente di queste cose, ma proprio per cercare di trasmettere la questione da un punto di vista culturale, cioè in modo da influire sulla cultura dei bambini. Mi è capitato di fare una cosa del genere già 2 anni fa in una classe di seconda media, e il risultato è stato pazzesco.
perché lì è stato un progetto condiviso, questa è una cosa che può essere utile a qualcuno che segue magari, è stato un progetto condiviso con le insegnanti che erano un corpo docenti fantastico, veramente persone comunque con un'intuizione molto, molto, molto buona, dove si è fatto proprio un discorso sulle diversità, sui vari tipi di divergenze. Si è fatto fare ai ragazzi una serie di divisi a gruppi di ricerche prendendo in considerazione le divergenze che erano presenti nella classe, ma attenzione, non tutti i ragazzi erano consapevoli delle proprie divergenze e soprattutto nessuno dei ragazzi aveva fatto coming out rispetto a queste. L'esposizione di questi lavori ha fatto in qualche maniera prendere coscienza in modo assolutamente naturale, divertito e incredibilmente normalizzato, cioè nessuno ha vissuto questa presa di coscienza come mamma mia, ma allora quello lì è così e quell'altro è colà, ma è diventato un no, ma questo sei te, dai che figa, no, ma questo ce l'ho anch'io. Quindi si è creata una situazione di cioè dove si parlava di differenze come di cose normali. E io credo che sia molto difficile da realizzare, ma che bisogna cercare di andare un po' in questa direzione, perché tutti i bei discorsi che si cerca di intavolare poi con gli insegnanti, i bambini, facciamo che tutti abbiamo i capelli di colore diverso. I bambini sono piccoli, non sono stupidi, cioè lo sanno che tutti hanno gli occhi diversi, i capelli diversi, non è attraverso queste cose che comprendono la variabilità dell'espressione umana. Siamo a 1 ora e mezza e generalmente questa è la durata, anche per una questione, diciamo, di curva dell'attenzione, però vi posso chiedere ancora 10 minuti per fare un paio di domande ancora? Gentilissimi, grazie. Allora, domanda di Ella, allora, come mai spesso si cercano le comorbidità dandole quasi per scontate, come la depressione soprattutto, ma non solo, come se fosse naturale che un autistico sia anche depresso? Chi vuole rispondere? Quella si chiama fenomenologia della sintomatologia, nel senso che è un fenomeno per cui le persone a volte, quello è uno delle controindicazioni della diagnosi. Soprattutto inizialmente c'è una quota parte delle persone che ricevono diagnosi che si devono riconoscere in più sintomi possibili e aderire in quei sintomi. E quindi vanno e tra l'altro devono anche cercare di trovare quanto più possibile persone che li condividono, no? Per cui in parte esiste questo fenomeno che fa associare un po' tutto alla diagnosi principale. Quindi sei autistico e come tale devi avere questo, perché da qualche parte c'è scritto che il X% è così, il tot per cento a questo, e via dicendo, e quindi un po' si cerca. Poi esiste invece in parte una causa reale, che è la depressione è abbastanza comune nelle persone che ricevono una diagnosi abbastanza tardiva ed è causata da un'evidente quantità di problemi, spesso anche relazionali, che hanno incontrato nella vita, no? Ma di fatto questa depressione non è una comorbidità, no? Intanto perché per comorbidità o morbilità si intende una patologia associata ad un'altra, ma siccome l'autismo non è una patologia, quindi nel caso la depressione è quella di per sé una patologia che ha la persona autistica, ma non è una comorbidità. Però
c'è una diffusione maggiore in percentuale rispetto alla popolazione normale, proprio perché le persone autistiche, quando non ricevono una diagnosi e se vivono in contesti particolarmente ostili, tendono ovviamente a sviluppare da PTSD a depressione, a altre patologie che sono dovute a difficoltà relazionali o a non comprendersi, o come pensano persone che ci stanno seguendo, che hanno diagnosi, il fatto di sentirsi sistematicamente sbagliati, di pensare di far sempre la cosa sbagliata, di vedersi rinfacciare sempre dei comportamenti, e quindi ovviamente questo genera bassa autostima, depressione, appunto PTSD, CPTSD addirittura, in percentuale maggiore rispetto alla popolazione che invece non incontra questo tipo di difficoltà. C'è qualcuno che voleva intervenire sull'argomento? No? Allora chiedo a Sergio se vogliamo fare un'ultima domanda, altrimenti salutiamo. Ecco, allora, potresti spiegare meglio, questo devo dire che non l'ho capito neanch'io, il concetto di agentività. Per agentività si intende la capacità banalmente di agire verso il mondo, verso l'esterno, quindi in qualche maniera anche proprio autodeterminarsi, no? È la capacità di agire anche in relazione a se stessi, in relazione agli altri. Perfetto, era un termine che anche a me mancava. Allora, non ho messo in sovraimpressione i commenti, erano veramente tanti, entusiasti, di persone che vi ringraziano tantissimo per questa live, ma soprattutto per il lavoro che state facendo, che state portando avanti. È stata una live interessantissima anche per me in prima persona, e spero per tutte le persone che ci hanno seguito, che sono state parecchie, sommando i vari canali. Io allora ringrazio Fabrizio, Alice, Roberto, spero si possa organizzare ancora qualcosa insieme, idealmente dal vivo, perché significa che la situazione è migliorata, magari o in un evento organizzato da voi o in un evento organizzato dal Mensa, insomma chi ospite di chi non importa, però mi piacerebbe poter lavorare ancora insieme in futuro. Molto magari Volentieri, grazie a te. Grazie a te Manuel, soprattutto di averci ospitati. E da membro, da socio Mensa inattivo, perché in contrasto col precedente consiglio direttivo, devo dire che, e non è una leccata di culo, ma il lavoro che stai facendo è veramente notevole, te e tutte le persone del consiglio direttivo attuale. Molto direi che c'è stato un bel cambio di rotta. Ti ringrazio. Grazie mille, comunicheremo poi sui nostri canali i prossimi eventi digitali del Mensa Italia. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, grazie ancora a voi, buonanotte. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti.